Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Il punto sulle indiscrezioni di mercato, aspettando il tweet del presidente De Laurentiis sul nuovo allenatore del Napoli e la situazione, il museo virtuale di Maradona, Diego Vive, che girerà il mondo senza il Napoli. Questa seconda notizia la volevo condividere con voi perché avendo una community super competente e con la massima educazione, forse c'è qualcuno che anche a livello di diritto può, diciamo, illuminarmi in alcune situazioni, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati cronologicamente per ciò che succede sul canale stesso e partiamo un attimo dalle indiscrezioni di mercato e arriviamo al museo di Diego senza il Napoli. Kvaratskhelia, ne abbiamo già parlato nella live, nell'ultima live che abbiamo fatto, parlavamo dell'interessamento del Paris Saint-Germain, il rinnovo di contratto, eccetera, eccetera. Io dissi già, non è sicuro che poi Kvaratskhelia rinnova con il Napoli perché se tu ti spingi a un 4,5, a un 5 milioni all'anno e arriva il Paris Saint-Germain con 7 milioni, dissi io, il calciatore può anche scegliere di andare a Parigi ed ecco che sono uscite le cifre del contratto, dell'eventuale, diciamo, contratto di Kvara che prevede un ingaggio da 7 milioni e mezzo all'anno. Ecco perché il Napoli si può spingere in avanti quanto vogliamo, ma se il calciatore poi va per quei 2 milioni e mezzo in più, allora ce ne dobbiamo fare una ragione e agiremo di conseguenza perché Conte sicuramente vuole tenere Quara così come vuole tenere tanti calciatori, ma nel caso dovesse partire poi il Giorgiano, Conte sa anche che il Napoli incassa 100 milioni in più di ciò che poi potevi già andare a spendere sul mercato. Con questo non voglio dire via Quara, assolutamente non ci pensiamo due volte. No, rinnoviamo Quara perché vorrei vederlo, diciamo, nell'idea di gioco di Conte dove potrebbe fare ancora più male. Questa è la mia visione ovviamente dei fatti, fatemi sapere cosa ne pensate. Lukaku, la situazione Lukaku non mi sconfinfera più di tanto perché a me Lukaku come attaccante non piace. Non piace soprattutto adesso, lo vedo un attaccante sul, diciamo, in fase discendente. Poi se dovesse crearsi l'alchimia Lukaku Conte che è stata all'Inter, ben venga per il Napoli, per amor di Dio, non starò qui a dire no che schifo, però fisicamente, atleticamente e anche per quanto riguarda un tantino la lucidità del calciatore stesso, che poi è una conseguenza, credo, dell'avanzare dell'età, non mi fanno stare tranquillo. Però c'è dall'altro lato la situazione che poi esamino anche Armando nella live di Casa Napoli. Abbiamo comunque il campionato e la Coppa Italia, non è che dobbiamo girare su tre competizioni e quindi avere una rosa molto ma molto lunga, però io virerei sicuramente su un attaccante con le caratteristiche di Lukaku. Attenzione, perché per il gioco di Conte per caratteristiche Lukaku è l'attaccante perfetto per quanto riguarda il venire incontro al pallone, lo smistare comunque sulle fasce con piedi più che buoni e una discreta visione di gioco, andando poi ad attaccare verso la porta dove ricevi i palloni per buttarli poi nel sacco. Lukaku è un attaccante così, colpo di testa, fisicità, serve al calcio di Conte. Io sono sempre nell'andare a prendere un calciatore con le stesse caratteristiche, ma un tantino più giovane e forse anche con un tantino di fame in più, perché poi la fame può anche alzare l'asticella e il livello tecnico di un calciatore, indipendentemente che tu sia fortissimo o forte. Detto questo, la situazione che volevo esaminare con voi è il museo di Maradona, museo virtuale che girerà comunque il mondo, diciamo con le gesta di Diego, solo che non ci sarà il Napoli. Non si è trovato l'accordo sui diritti con il Napoli, almeno questo si legge, questo si è sentito dalle dichiarazioni anche di Diego Junior, ne ha parlato Dalma in un'intervista dicendo
il museo non poteva non partire da Napoli per ciò che è stato Diego per la città, per ciò che ha fatto Maradona qui, per come si vive ancora oggi il dio del calcio in città. Però fa male vedere poi immagini dove sono rappresentate tutte le maglie, il Barcellona e tutte le maglie dove è stato Maradona e non c'è quella del Napoli e non c'è nemmeno nessun filmato dei 7 anni passati in azzurro. Secondo me abbiamo fatto una grandissima figura di in primis perché si va un attimo ad intaccare, non un attimo, si va ad intaccare assolutamente l'identità di Napoli, l'identità dei napoletani, l'identità della maglia azzurra, perché Diego è stato Napoli, è Napoli, sarà e sarà dei napoletani per tutto ciò che poi abbiamo vissuto e abbiamo condiviso in vita e non. Allora, quello che dico io, ma lucrare che sia anche un minimo, perché qua non parliamo di 60 milioni come è stata l'operazione Conte, io non lo so le cifre, quante sono e come sarebbero suddivise per quanto riguarda i diritti che poi il Napoli dovrebbe avere su magliette di Maradona, eccetera, eccetera, eccetera. Però dico io, è una situazione che secondo me deve essere accantonata proprio per diritti, cioè nel senso che il Napoli potrebbe anche non lucrare assolutamente, o meglio dovrebbe secondo me non lucrare su tutto ciò che circonda il mondo Maradona, in primis perché è vero che De Laurentiis ha comprato il Napoli e quindi nel caso a livello giuridico e di diritto ci siano situazioni nelle quali tu compri anche i diritti su Maradona dalla società vecchia, che poi siano scaduti o meno i brevetti è una cosa da vedere. Ecco perché volevo condividere un attimo questo video con voi, perché forse tra la mia community c'è qualcuno che sa, nel caso se veramente il Napoli ha la forza e questi diritti sulla situazione Diego, oppure la società ci stia marciando su una cosa del genere e può anche incorrere a ricorsi da parte della famiglia. Non credo che sia così, perché poi a livello giuridico De Laurentiis e il Napoli è sempre stata una società diciamo aggiornatissima e che non se la va a rischiare una situazione del genere. Fatto è che viene a mancare diciamo il pezzo forte della carriera di Maradona per me, il pezzo forte per Napoli, Napoli che non girerà il mondo ma lo farà solo con la maglia dell'Argentina, la maglia del Barcellona, i passati al Boca, eccetera, eccetera. E fa male tantissimo sentire una cosa del genere e fa male poi che non venga detto da nessuno, perché è una notizia che lascia il tempo che trova, non fa clamore. Io non sto facendo questo video per prendermela con il presidente De Laurentiis, attenzione. Sto facendo questo video perché vorrei capire perché. Cioè, cosa c'entra il Napoli di oggi con i diritti sull'esposizione, ovviamente, di video di Maradona, del Napoli di Ferlaino, dei titoli vinti appunto in azzurro, eccetera, eccetera. La delusione nei confronti di questa situazione, la mia delusione è tanta perché forse diciamo avendo maturato in quella situazione da emigrante, andato via dall'Italia, quindi senti da Napoli, quindi senti quella diciamo quel legame forse ancora più forte, perché chi sta fuori deve allungare le radici appunto chilometri e chilometri per non staccarsi dal terreno, e quindi quel legame diventa ancora più forte quando senti una notizia del genere dove Napoli potrebbe primeggiare ulteriormente per quanto riguarda la situazione di Maradona e del museo nel resto del mondo. Allora la delusione è ancora più grande. Detto questo, il museo di Diego, che si chiama Diego Vive,
dovrebbe anche addirittura, avendo ricreato il personaggio con l'intelligenza artificiale, riportare il visitatore anche quasi a braccetto durante il mondiale appunto vinto dall'Argentina. Forse puoi anche, diciamo, interagire addirittura, non lo so, ma l'ho letto solamente, ma nella forma dovrei poi capire come viene svolto. Potresti anche interagire un tantino addirittura sul campo, a quanto ho letto, è stato ricreato un bel progetto con l'intelligenza artificiale. Fatto è che per forse 3, 4, 5 mila lire ci siamo persi in un bicchiere d'acqua e abbiamo fatto una bruttissima figura. Per me questa è una bruttissima figura e non sto qui a fare io sono pro De Laurentiis, io sono contro De Laurentiis e vattene a Bari e rimane a Napoli, eccetera, eccetera. No, non l'ho mai fatto e sono sempre stato equilibrato e lo sono anche su questa notizia. Però non può passare inosservato il fatto di aver perso fama, credibilità, parlo della società del Napoli di adesso, nei confronti di quei tifosi che poi sono sempre contro il presidente, a prescindere, si poteva fare un passo verso quei tifosi anche, diciamo, fregandosene un attimo dei diritti che poi uno può avere su Maradona e non lucrare, perché Maradona è di Napoli, è del popolo e della gente e non è mai stato della società, nemmeno di quella società di Ferlaino, nemmeno del Napoli di Ferlaino. Maradona è sempre stato un calciatore dei napoletani e così è stato sempre trattato anche dalla società che lo ha portato a Napoli. Quindi non ho più parole io e non ho più niente da dire. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, qui sotto nei commenti. Per me abbiamo perso l'ennesima occasione per riavvicinare, per diciamo riacquistare quel tantino di fiducia tra quella fascia di tifosi che poi per fatti del genere si impuntano e cominciano con la solita tiritera, pappone, eccetera, eccetera. Però la realtà dei fatti è questa, che per diritti televisivi il Napoli non farà parte del museo virtuale di Maradona. Sembra incredibile, ma è così. Un bacio a tutti, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!